Ciao, io sono Benedetta e faccio parte della categoria dei gondolieri, sono un sostituto gondoliere. Ciao, sono Andrea Balbi, presidente dell'Associazione Gondolieri. Andrea, tu dove hai trovato la passione per fare questo mestiere, il gondoliere? Oddio, è nata, vabbè, anche per me da piccolo, no? Perché comunque una delle cose che hai sotto gli occhi sono i canali, sono le barche e vedere queste barche particolari che scivolavano per i canali mi ha molto preso. Fino ad arrivare appunto alla gondola, che è la barca più bella da vogare. Più bella perché è quella che ti dà più soddisfazioni, con un remo solo. Perché essendo costruita asimmetrica, basta vogarla, non serve fare quasi il movimento di ritorno, quindi è a staia, perché la gondola va comunque da sola dritta e quindi è un'esperienza stupenda. Quello mi ha preso e poi l'amore per la città, ovviamente. Sì, però noi siamo veneziani, siamo nati qua, cresciuti, ci viviamo, però guardiamo comunque la nostra città ogni giorno come se fosse la prima volta, perché è impossibile non alzare gli occhi al cielo, perdersi in qualche calle, notare un particolare di qualche palazzo, di una finestra, No, è di verissimo, una porta. perché comunque è una città che da qualsiasi punto tu vai ha un pezzo di storia, c'è un pezzo di storia. E sai, questo canale che stiamo facendo e anche i prossimi, nelle giornate più pesanti di lavoro estive, no? Quando fa freddo, qui c'è sempre un po' di aria, quindi questa è la parte che io amo di più. Ti rigenera. Mi rigenera, mi rilasso e riprendo un po' di energia e di fiato. Sì. Quando noi stiamo arrivando a qualche incrocio, no? Per far sentire la nostra presenza, gridiamo Oe, Oe, Oe Pope! Avvisiamo che stiamo arrivando e dobbiamo anche avvisare da che parte siamo diretti. Se dobbiamo andare a destra, diciamo stagando Oe, invece se dobbiamo andare a sinistra, gridiamo premando Oe. E il premando o stagando sono dei termini che tu hai detto benissimo, stagando a destra e premando a sinistra. Questo perché? Perché è il remo, no? Come lo muovi. Tu hai visto tante proposte di matrimonio nell'arco degli anni? Wow, tantissime. Moltissime, infinite forse. Posso dire quasi una al giorno. Una al giorno sicuro. Quasi una al giorno, sì. E tra l'altro una volta ho visto un no anche. Anche un no, c'è stato anche un no. Ho visto anche un no. Vai, vai, vai. Ho visto anche un no ed è stato terribile perché il no gli è stato detto proprio all'inizio della passeggiata e c'è stato una gelo. mezz'oretta di gelo difficile da gestire per loro e anche un po' per me perché non sapevo più come prenderla. Questa è probabilmente la parte più importante della città, o comunque una delle parti più importanti della città. Teatro Maria Malibran, sai bene, e qui Sì. c'erano le case di Marco Polo, no? Eh sì. Quindi parliamo del mercante che è andato in Mercante di Cina, Venezia. no? In Mongolia, il Kublai Khan, passando per la Siria dove ha scoperto il vetro che si produce a Murano oggi, no? Quindi è grazie anche a quello, grazie a Marco Polo che a Venezia è conosciuta, Murano meglio, è conosciuta in tutto il mondo grazie al vetro. Ma Andrea, ci puoi spiegare bene qual è il processo per diventare gondoliere? Sì, allora si fa una prova di voga che consiste in un giro nei canali con 4 o 5 persone sedute all'interno della gondola, quindi una commissione che valuta la prova. Se si passa questa prova qui si fa un istituto turistico, si va a scuola dove si studia inglese, francese, la storia di Venezia, palazzi, chiese più importanti che ci sono qui e l'ultimo esame lo si fa in piscina, sai benissimo perché l'hai appena fatto anche tu questo iter. L'esame di nuoto che è importante perché comunque il gondoliere potrebbe cadere nell'acqua, ma se nell'acqua cade il turista il gondoliere deve essere pronto a salvarlo. Quindi questo è l'iter per avere il patentino per portare una gondola. Ciao Bucoi! Ciao Michael! Questo è l'iter. Dopo da lì
ad essere un bravo gondoliere ne passa. Grazie, ciao. Ciao! Ciao. Alla prossima!